Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccomi qui, sono ritornato con la bottiglia di plastica. Ho girato diversi video dove con una bottiglia di plastica cerco di fare qualcosa, soprattutto cerco di riutilizzare questo che purtroppo è un gravissimo problema per il nostro pianeta. Oggi, attraverso invece questa bottiglia di plastica, andremo a fare un qualcosa di molto utile soprattutto per le nostre amate piante. Qui vedete, qui c'è una bougainville, andremo a fare all'interno del vaso di questa bougainville un piccolo e vero proprio serbatoio di concime, una bomba soprattutto di potassio. Il concime che andremo oggi a creare è un concime logicamente 100% naturale, soprattutto ricco di potassio, ma poi vedremo anche ci possono essere delle varianti a secondo di quello che noi andremo a inserire. State con me che andiamo a vedere insieme come poter creare questo serbatoio carico di macroelementi tanto utili per le nostre piante. Bene, allora prima di andare a realizzare il nostro contenitore, che vedete è una cosa molto semplice, con un taglierino e poco altro ce la caviamo, andiamo invece a vedere una cosa molto importante che sono i risultati. I risultati di che cosa? Siamo andati a far lavorare, macerare degli scarti da cucina, ci sono delle bucce di banana, degli avanzi di zucchina e dei gusci d'uovo. Allora il tutto è stato fatto lavorare per circa 60 ore, stiamo parlando più o meno di 2 giorni e mezzo. Dopo 2 giorni e mezzo il mio amico, che ormai conoscete, il mio amico tecnico di laboratorio, che si presta tante volte a darci una mano per avere dei risultati certi di questi esperimenti che noi possiamo fare con questo fai da te casalingo, i dati cosa dicono dopo 60 ore? Dicono che vi è un'esplosione vera e propria per quanto riguarda il potassio. Questo dovuto in questo caso logicamente alle bucce di banana che sono ricche di potassio, quindi se noi cambiamo il materiale che andiamo a inserire nel nostro contenitore possiamo più o meno variare il risultato. Io adesso vi darò le dosi per ottenere questi risultati e le dosi sono molto semplici, ve le dico e dopo ve le scrivo anche qui, vi lascio un resoconto. Ci sono all'interno 2 bucce di banana, 2 gusci d'uovo, 2 bucce di mela, 2 scarti di zucchine e mezzo litro d'acqua. Quindi abbiamo ottenuto una formula semplice, il 2. Quindi ricordate 2 per ognuno di questi elementi. Il tutto dopo 60 ore ha scaturito più o meno questi risultati, anzi senza più o meno questi risultati. Allora, il calcio che è aumentato di 100 volte rispetto all'acqua del rubinetto. Il fosforo, ecco qui diciamo sempre noi lo paragoniamo, facciamo questi esperimenti casalinghi paragonandolo al cifo. Il cifo, il classico cifo che è il concime liquido che noi troviamo per i gerani, visto che questo è un concime che noi andremo a dare a una pianta che fiorisce, in questo caso lo faremo su una bougainville, ma lo possiamo fare su un geranio, su una begonia, lo possiamo fare su una surfinia, insomma piante da balcone per intenderci. Ecco, dicevamo il fosforo, andiamo a vedere i risultati, è più o meno uguale a quello del cifo. Abbiamo un 74, stiamo parlando di milligrammi, 74 milligrammi contro gli 86 del cifo, è un 14% in meno, vi ho fatto già anche i conti, quindi possiamo dire molto simile. Abbiamo l'azoto, in questo caso un pelino più basso, abbiamo un 68 contro un 86, vuol dire un 20% in meno del cifo, ma udite, la cosa dove veramente ci ha lasciato, sia io che il mio amico ci siamo stupiti, è il potassio che schizza letteralmente a 1460 contro i 16,5 del cifo. Abbiamo 88 volte di più, ho fatto questo confronto, 88 volte di più fra quello che noi andremo a realizzare e il cifo. Buona sostanza, sintesi del discorso, se noi vogliamo un concime liquido per le nostre piante da fiore, che hanno bisogno soprattutto in partenza di sviluppare bene l'apparato radicale e la struttura della pianta, questo serve soprattutto all'inizio della stagione, quando noi vogliamo assicurare alle nostre piante lunga vita. Questo va a proteggerle maggiormente dalle malattie soprattutto i parassiti, che dopo noi dobbiamo andare anche a curare con dei fitofarmaci. Quindi oltre che essere un concime biologico previene
eventuali malattie con tutto quello che ne consegue, quindi spesa perché dobbiamo andare a comprare questi prodotti, il fatto che la maggior parte non sono biologici e tante volte, ahimè, dobbiamo buttare la pianta perché non si riesce a salvare. Perciò se noi vogliamo una pianta sana dobbiamo dargli potassio. Ricordate, il fosforo serve soprattutto per la vigoria della pianta, o meglio per la ricchezza dei fiori, perciò la quantità e la bellezza, la grandezza dei fiori. Il potassio invece in questo caso serve per l'apparato radicale, per renderle sane e soprattutto proteggerle anche dai periodi siccitosi e invece se sono piante invernali dai periodi dove vi è troppo freddo. Perciò gelo e siccità, grazie al potassio sicuramente noi gli diamo una grossa mano alla nostra pianta. Adesso, visto l'utilizzo che appunto noi possiamo fare di questo concime e visto questi risultati davvero strepitosi, poi non vi dico vi è anche il calcio grazie alle uova passa da 12 dell'acqua del rubinetto a 1380, nel cifo non è presente, il magnesio passa da 5 a 70 e anche qui nel cifo non è presente. Possiamo dire che costruiamo qui un concime liquido molto ricco ma soprattutto completo di macro e micro elementi. Adesso state con me che andiamo a costruire insieme il contenitore. Bene, allora vediamo come sempre di cosa abbiamo bisogno. Una bottiglia da 1,5 litri, meglio se non ha il restringimento qui, dopo vedremo perché questa parte che noi andremo a tagliare si inserisce meglio, se no fate un po' più di fatica. 2 viti, una un po' più del legno autofilettanti, una un po' più piccola e una un po' più grossa. Questo, se non avete delle viti, potete utilizzare un cacciavite abbastanza appuntito, oppure se avete un saldatore caldo meglio ancora, perché dovremo andare a fare dei buchi nella nostra bottiglia. E poi un cutter, un taglierino, perché dovremo andare a tagliare. Allora, prima cosa da fare è prendere la bottiglia e più o meno disegnare queste proporzioni. Questa parte noi andremo a tagliarla, lo taglieremo dopo, perciò il colletto, ok? Facciamo un 25%. Poi questa parte centrale qui andremo a fare dei fori e la parte sotto invece non vanno fatti i fori. Quindi io adesso, vedete, qui ho fatto un paio di fori, ne facciamo degli altri, li possiamo fare più o meno alti. Si prende e si buca prima con la vite più piccolina, vedete, si fa il buco. Una volta fatto andiamo ad allargarlo con quella più grande. È molto semplice. Quanti farne? Ma ne facciamo 8, 9, 10, non è... L'importante è che li facciamo su varie altezze, quindi cominciamo, perché andremo a vedere che il liquido che uscirà potrà uscire da vari punti della nostra bottiglia, e quindi allora andiamo a farle su varie altezze. Facciamo questi 8-10 buchi. Adesso noi velocizzeremo il video per non annoiarvi. Bene, allora come vedete ho fatto più di una decina di buchi. L'importante è che vedete che abbiamo lavorato su questa parte. Qui c'è un buco e qui ce n'è un altro, qui c'è un altro. Quindi 1, 2, 3. Prendiamo queste 3 righe e facciamo vari buchi. Ne ho fatto una decina, potete farne anche 15, non cambia nulla. L'importante invece è che la parte sotto non venga forata, perché qui andremo a fare macerare i nostri scarti. Quindi la bottiglia in questo caso l'abbiamo forata giusta. A questo punto non dobbiamo far altro di andare a tagliare la parte sopra che andremo dopo a girare e inserire. Vediamola, eccola qua. Cerchiamo di fare un taglio abbastanza dritto. Eccola qua. Allora, perfetto, noi andremo dopo a inserirla così e così rimarrà chiusa. Noi adesso andiamo a procedere all'inserimento della bottiglia nel vaso e soprattutto andremo a vedere cosa mettere all'interno. Bene, adesso andiamo ad inserire il nostro contenitore qui nel vaso. Bisogna fare un po' di spazio, quindi andremo a cercando di stare attenti a non rovinare quello che è l'apparato radicale. Qui c'è un
guscio d'uovo, vedete che tempo fa misi un uovo, guardate c'è ancora il guscio d'uovo, anche perché c'è un video che è piaciuto tra l'altro molto dove si sotterra proprio l'uovo per dare forza alle nostre piante, vi consiglio anche di vederlo se già non l'avete fatto. Ecco, ci siamo quasi, tiriamo fuori ancora un po'. Ecco, vi consiglio di fare questa operazione. Questa è una pianta che io ho appena preso, sarà un mese e mezzo che l'ho invasata e l'apparato radicale non ha ancora raggiunto i lati del vaso, è meglio farlo subito. Vedete, le radici sono rimaste qui, sono belle compatte, in questo caso io non sto assolutamente rovinando nulla della pianta. Se invece lo facciamo quando la pianta è già cresciuta potrebbe andare a rovinare e non è il caso. Eccola qua. Noi adesso andiamo a inserire la nostra bottiglia. Perfetto, magari tiriamo via ancora un po', visto che c'è spazio possiamo interrarla quasi tutta così non si vede. Da sotto non uscirà nulla perché sotto non abbiamo fatto i buchi, ma uscirà più in alto. Io dico che ora va bene. Adesso non dobbiamo far altro di reinserire la nostra terra, un po' a destra, un po' a sinistra. Ecco, la cosa bella è che noi facendo questo lavoro non dobbiamo neanche mascherarlo, questo contenitore rimane già, vedete, interrato ed è veramente anche, dico, bello da vedere, però sicuramente non dà alcun fastidio all'occhio. Questo va bene soprattutto a chi piace avere tutto in ordine, non vuole avere problemi. Noi adesso siamo pronti per cominciare ad inserire dentro tutta pappa buona. Adesso andiamo a prendere gli scarti della cucina. Eccoci qui. Allora, cosa mettiamo all'interno del nostro contenitore? Ci mettiamo le 2 bucce di banana, in questo caso basta prenderle e tagliarle così, facciamo a piccoli pezzi. Perciò abbiamo messo i 2 bucce di banana, eccole qua. Adesso facciamo proprio il carico, poi durante la settimana noi gli scarti che abbiamo possiamo andare ad aggiungerli cercando di tenere queste proporzioni. Queste sono le 2 mele, anche lì magari diamo un po' il taglio per far sì che ci stia più roba più che altro, perché sennò magari si occupa troppo spazio, quindi andiamo un po' a tagliuzzarle solo per questo. Quindi mettiamo le mele, poi abbiamo le zucchine anche. Io in questo caso ho le zucchine, ho la parte centrale delle zucchine che è stata tolta perché era piena di semi, vedete, però si possono mettere anche il fondo delle zucchine che di solito si taglia, la parte finale della zucchina. Eccole qua, queste possiamo metterle anche intere, tanto. Eccole, prendiamo gusci d'uovo e li sminuzziamo così. Eccoli qua, il nostro lavoro è praticamente finito, se non che andiamo ad aggiungere, prima li diamo anche magari così, mischiamo un pochino così si mischia il tutto. Vedete che sta già scendendo. A questo punto mettiamo il nostro mezzo litro d'acqua.
Ecco, vedete che sta arrivando a livello. Eccola qua. Rimane il discorso che qualcuno può fare dell'odore. Allora, l'odore nel tempo, logicamente lasciamo questa materia che si va a decomporre, soprattutto ci sono i gusci d'uovo che hanno questa membranella che potrebbe portare odore, si risolve in questo modo. Allora si mette all'interno la bottiglia. Allora, per comodità, nel momento in cui io vado ad aggiungere l'acqua, se io tengo via il tappo, faccio così, io ho già pronto il mio, come vedete, il mio contenitore mi fa proprio, quando io dovrò andare a dare dell'acqua, anziché darla intorno, posso darla direttamente da qua, vado a versare all'interno ed è già pronto. Se dovessimo notare che torna indietro dell'odore, ma calcolate che qui il buco è già, il tappo è già abbastanza grosso, ma di solito sono anche più piccoli. Guardate questo come è più piccolo. Vedete, potete utilizzare magari un tappo, una bottiglia con un tappo più piccolo, e quando la girate al contrario state tranquilli che quando è dentro così la sforzate un pochino, l'odore non riesce a tornare indietro. Dovesse darvi fastidio, non dovete far altro che mettere il tappo e la mettete così. A questo punto siete certi che l'odore non uscirà, però dovete ricordarvi ogni volta di andare a togliere il tappo. Decidete voi. Bene, anche questo video ormai è arrivato alla fine. Nel ricordarvi che questo tipo di concime abbassa il pH che noi abbiamo nell'acqua, un pH neutro del 7, in questo caso siamo arrivati ad ottenere un 6. Quindi, oltre alle piante che vi ho detto all'inizio del video, va molto bene soprattutto per gardegne, per azalee, per camellie. Insomma, queste piante acidofile sicuramente saranno contente del nostro beverone che abbiamo costruito per loro. Io come sempre vi chiedo un bel pollice all'insù, vi invito anche a mettere dei commenti, fateci sapere com'è andata, se avete sperimentato anche voi questo tipo di concime, se avete visto anche degli altri video sempre nostri che andiamo a girare su questi concime biologici grazie agli scarti della cucina, fateci sapere cosa ne pensate, se ne volete ancora, se li gradite, insomma fateci sapere la vostra esperienza. Ciao, alla prossima!